Benvenuti nel mio canale Bisogno di ricordare. Durante l'anno guardo sempre le statistiche del mio canale. Ad esempio, quante persone mi ascoltano, a quali paesi piace il mio canale, quante persone si sono iscritte, l'età di chi mi ascolta. Devo dirvi che sono contenta del numero di persone che ascoltano questo canale. E voglio citare alcuni paesi come l'Argentina, la Spagna, l'Australia e l'Italia. Questi sono i 4 paesi in cui il mio canale viene ascoltato di più. Grazie a tutti voi per avermi dato sostegno dalle vostre case. Devo anche dirvi che più della metà di voi non ha voluto registrarsi. Per coloro che hanno trovato risposte sul mio canale, e questo è lo scopo di questo canale, voglio ringraziarvi dal profondo del mio cuore per continuare ad ascoltare il mio canale, affinché possiate trovare sollievo nelle mie parole. E tutto ciò che faccio è gratuito per chi mi ascolta. Continuerò a darvi i messaggi che ricevo dal mondo spirituale, poiché non è comune trovare persone che possano farlo. Sul mio canale ho sempre desiderato parlarvi di argomenti legati ai problemi riscontrati in questa società. Uno di questi problemi è legato al nostro comportamento e al nostro modo di essere. Ci sono tante persone intolleranti e basta toccare qualche argomento o far loro capire che non hanno ragione e vedi subito il suo aspetto cambiare. Ti invito a prestare più attenzione quando parli con le persone e se vedi che la persona si arrabbia, abbandona subito l'argomento della conversazione. Prova a trovare un altro modo o un altro momento per chiarire le cose che hai da dire. Oggi volevo parlarvi di come ho potuto scrivere il libro di predizioni, poiché mi è stato possibile scriverlo con le visioni e i viaggi astrali che mi hanno inviato gli esseri spirituali. Il mondo spirituale ci aiuta molto inviandoci visioni, sogni. A volte sentiamo anche che qualcosa ci tocca. Comunicano anche attraverso le nuvole, che assumono forme diverse per comunicarci le cose. E molti di voi si sono abituati ad osservare attentamente le cose che ci circondano. Altre volte si arrabbiano con noi perché offendiamo la nostra persona o facciamo cose che non dovremmo fare perché ci mettiamo in pericolo, poiché ciò che stiamo vivendo in quel momento ci fa fare delle cose che non dovevamo fare. E poi, quando si va a dormire, ti possono fare delle cose che poi ti terrorizzeranno e il giorno dopo non saprai perché hai provato quelle cose e le risposte che sentirai dagli altri saranno che qualcuno ti ha praticato una stregoneria o che la casa che hai scelto ha un fantasma. E non è così. Sono gli esseri spirituali che vogliono avvertirti che non stai facendo le cose che devi fare. Come sapete, gli esseri spirituali utilizzano vari modi per comunicare con tutti noi e molti di voi sanno già che queste cose possono accadere. I sogni e le visioni che riceviamo creano confusione nella nostra vita, perché capirne il significato a volte è molto difficile. Vi dico la verità. Molte persone che stanno vivendo quello che sto vivendo io sanno perfettamente di cosa sto parlando. Il mondo spirituale ci aiuta a comprendere i sogni e le visioni, poiché quando li riceviamo è perché qualcosa accadrà.
Le visioni spesso restano con noi perché per qualche motivo non possiamo comunicarle, ma ciò che gli esseri spirituali vogliono è che il messaggio venga comunicato. E vedrete che così facendo potrai continuare a ricevere i messaggi attraverso i sogni. Fate attenzione perché alcune cose accadranno mesi dopo che le avete ricevute, ma non dovete dubitare mai che tutto questo possa accadere. Una delle cose che troverete scritte nel mio libro di predizioni per questo anno 2025 si riferisce ad una visione e a un viaggio astrale che ho ricevuto. È stato qualcosa di impressionante per me perché mi hanno fatto vivere un'esperienza totalmente nuova e ora vi racconterò cosa mi hanno fatto vedere. La prima cosa che ho visto è stata la pioggia che cadeva al rallentatore e spero che tu la possa immaginare perché in quel momento per me tutto si è fermato. Se sogni qualcosa del genere è perché devi prestare attenzione, poiché potresti trovarti in una situazione di pericolo. Continuando con il sogno che ho fatto, mentre guardavo la pioggia cadere in questo modo, all'improvviso mi vedo che mi gettano nell'acqua dell'oceano e quando esco con la testa mi ritrovo vicino a un molo e subito mi ritrovo fuori dall'acqua. Tutto accade molto velocemente. C'è mio figlio che sembra avere 12 anni. Accanto a noi c'è un altro ragazzo. Non faccio domande perché penso che sia amico di mio figlio. Siamo in una città costiera e dentro di me abbiamo la stanza già prenotata. Arrivammo dove si trovava quell'albergo, ma quando entrammo troviamo dei signori che ci invitano a cambiare albergo, dato che l'altro era migliore. Quindi pensai che fosse una buona idea e accettai di andare con loro. All'arrivo ci fanno entrare in una stanza. All'improvviso la scena cambia e siamo tutti fuori e in quel momento vedo mio figlio che è più grande. Mi avvicino a lui e le ricordo che sa difendersi, dato che pratica karate, e lo esorto a difendersi. Lui le lancia un calcio e lo colpisce. L'uomo cade a terra, ma nello stesso momento si rialza e tira fuori un coltello e mi ferisce. Ma le faccio sapere a mio figlio che sto bene. Questa visione ha a che fare con i problemi che incontriamo oggigiorno con le relazioni di coppie, con lo stress accumulato, con la rottura di una relazione sentimentale, con le preoccupazioni derivate dall'accumulo di impegni quotidiani. Il viaggio astrale che ho ricevuto ha a che fare anche con gli omicidi che avvengono nelle case da parte dell'uomo, di tuo marito, del tuo compagno, di quella persona di cui hai tanta fiducia. Ed è per questo che gli esseri spirituali nel libro hanno inviato un messaggio forte e ve lo leggerò affinché prestate attenzione a chi lasciate entrare nelle vostre vite. Il messaggio dice così: l'uomo non sta facendo le cose che dovrebbe fare quando l'amore e il rispetto tra i due finiscono. Quello che vi dirò vi sorprenderà perché il messaggio che vi leggerò è per le donne. Il messaggio dice così: non possiamo aiutarvi se non analizzate attentamente con chi decidete di avere relazioni. Non possiamo aiutarvi. Siete le uniche a dover prestare attenzione. Vi ho dato una intensa sensibilità fin dalla nascita per aiutarvi in questo, ma dal momento in cui l'amore entra nei vostri occhi non capite più niente.
Perché non utilizzate quel lato sensibile che vi è stato donato? Per caso avete fretta di avere qualcuno al vostro fianco? Non dovete pensare che la solitudine sia un male. Dovete solo essere paziente e aspettare che arrivi la persona giusta. Siete tutti fratelli e ve lo ho sempre detto, non come pensate di sangue, ma come esseri spirituali. Dovete rispettare la parte spirituale che c'è in voi, ma non lo state facendo. L'unica cosa che vi posso dire è di stare attente con le persone che frequentate. Ed è quello che dovete fare, stare attente. Spero che il messaggio che avete ricevuto vi aiuti a comprendere quanto sia preziosa la vita e viverla in armonia sia la priorità per questo anno. Iniziate il nuovo anno con la speranza per un mondo migliore e aiutate se lo potete fare. È sempre una benedizione quando possiamo farlo. Datemi i vostri commenti e come vi dico sempre, che Dio sia nella vostra vita così come lo è nella mia. Alla prossima!